Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro incontro su il Grand Tour di Ladislao IV Vasa e lo spettacolo italiano. Ritengo che per comprendere appieno il profondo significato di quel viaggio che, lo ricordo, si svolse tra il 1624 e il 1625 e nel nostro incontro ci soffermeremo in particolare sul soggiorno fiorentino, per comprendere appunto il significato di quel viaggio e l'accorto uso politico che Ladislao seppe fare del modello performativo italiano per fini politici, ritengo sia necessarie fare alcune premesse. Bisogna anzitutto tener presente che fin da bambino il principe ebbe un'educazione umanistica di impronta europea, un'educazione umanistica favorita dalla madre Anna, figlia dell'arciduca Carlo II d'Austria e nipote dell'imperatore Ferdinando I, prematuramente scomparsa il 10 febbraio del 1598, e dalla seconda moglie di Sigismondo III, Costanza d'Asburgo, sorella della prima moglie, sposata il 2 ottobre del 1605. Un matrimonio, quest'ultimo, con cui i Vasia di Polonia si imparentavano per la seconda volta con la potente Casa d'Austria e che, creando un fondamentale sistema di relazioni a livello europeo, che fu accortamente messo in evidenza in una delle 24 tele che nel 1612 decoravano la navata della fiorentina basilica di San Lorenzo, apparata a lutto per le esequie di Margherita d'Austria, regina consorte di Spagna e di Portogallo, moglie di Filippo III e sorella delle già ricordate Anna e Costanza, nonché di Maria Maddalena, Granduchessa di Toscana, che avremo modo di incontrare più avanti. Il tema conduttore dell'intero teatro della morte fiorentino, impalcato nel 1612, progettato dall'Accademia del Disegno ed eseguito sotto la direzione di Giulio Parigi, fu la rappresentazione del trionfo delle virtù spirituali della sovrana e delle sue azioni in favore della diffusione del cristianesimo. Il ciclo la celebrava a fianco del consorte in difesa della Spagna contro gli eretici, nella guerra contro i protestanti, nel sostegno alla costruzione di conventi ed edifici religiosi e nell'attenta promozione di vincoli matrimoniali tra le dinastie impegnate nella lotta contro l'eresia, tra questi appunto i Vasa. Il monocromo in cui l'ambasciatore Sigismondo di Polonia ringrazia Margherita d'Austria per aver favorito le nozze con sua sorella Costanza, opera del pittore fiorentino Matteo Rosselli, attesta lo stretto legame tra la Casa d'Asburgo, la Corona di Spagna, la monarchia polacca e i Medici. Un rapporto familiare e diplomatico sapientemente coltivato da Sigismondo III anche sul piano culturale. Il re si contraddistinse infatti come un munifico mecenate nei confronti di artisti e musicisti stranieri, molti dei quali italiani. La sua ascesa al trono nel 1587 aveva infatti dato il via in Polonia a un periodo di significativa vivacità artistica e culturale. Sigismondo III era un amante della musica, si dedicò con autentico interesse alle arti, non solo alle arti dello spettacolo, era conscio dell'importanza del mecenatismo come strumento politico e come strumento di propaganda. Durante il suo regno la Cappella Reale di Varsavia e quella della Cattedrale di Cracovia raggiunsero il loro massimo splendore, grazie anche all'assunzione di numerosi musicisti italiani, tra cui Luca Marenzio, per ottenere il quale si avvalse della mediazione di Cinzio Aldobrandini, un raffinatissimo mecenate romano, nipote di Papa Clemente VIII. Si capisce quindi come in quella geografia delle alleanze che abbiamo delineato vada aggiunta la corte pontificia. Il sogno di Sigismondo III di rendere la Polonia uno dei regni più potenti d'Europa attraverso una politica estera orientata a rafforzare i legami con l'impero e con l'Italia
in un intenso scambio di rapporti diplomatici, politici e culturali con i due paesi, fu compreso appieno e portato avanti dal figlio Ladislao IV, incoronato nel 1632. Pur governando di fatto in anni di guerra, Ladislao riuscì a promuovere una serie di importanti iniziative edilizie e ingegneristiche che rispondevano a una precisa strategia di esaltazione dinastica e di conferma dell'importanza della dinastia dei Vasa. Lavori che furono affidati ad artisti italiani. Il più famoso fu Agostino Locci, a cui si deve l'erezione di una colonna in marmo rosso coronata dalla statua di Sigismondo III sul modello di quei monumenti celebrativi antichi che Ladislao aveva visto durante il suo viaggio in Italia, che aveva visto soprattutto a Roma durante il suo viaggio in Italia, e che nelle sue intenzioni doveva diventare il primo tassello di uno spazio all'interno della città destinato a celebrare i trionfi della dinastia, anche attraverso il successivo innalzamento di un obelisco sormontato dalla statua di Ladislao stesso e di un arco di trionfo in onore del fratello Giovanni II Casimiro, che salito al trono nel 1648 non fu però in grado di portare a termine il progetto, anche a causa delle mutate condizioni politiche e economiche dello Stato. La memoria della famiglia è tramandata oggi, come è noto, da un'altra cappella, quella all'interno della cattedrale di Wawel a Cracovia, costruita tra il 1664 e il 1667, cappella che ospita le spoglie dei re polacchi della dinastia Vasa, tra cui Sigismondo III, Ladislao IV e Giovanni Casimiro, e che, se è vero che si distingue per l'accentuato stile barocco, non si può però sottovalutare, non si può non tenere presente che la presenza di quei preziosi marmi, di quelle pietre, l'utilizzo delle pietre dure, ma anche la concezione della cappella richiama la fiorentina Cappella dei Medici, che Ladislao aveva visto proprio tra il 1624 e 25 durante il soggiorno fiorentino. A Locci vennero affidati anche i lavori di ammodernamento del Castello Reale di Varsavia, all'interno del quale l'architetto costruì un teatro stabile dotato di macchine, inaugurato il 23 settembre 1637 con la messa in scena della Santa Cecilia del parimenti italiano Vincenzo Puccitelli, allestita in occasione delle nozze di Ladislao IV con Cecilia Renata d'Austria, figlia dell'imperatore Ferdinando II. Una storia che è raccontata dalla mostra Il gioco di Ladislao IV, ma mi interessa qui sottolineare come il matrimonio segnò un importante traguardo su più fronti. Anzitutto per il ramo polacco dei Vasa, che grazie a un'abile politica matrimoniale, con questo matrimonio era riuscito in meno di 50 anni a imparentare il trono della Confederazione polacco-lituana con 3 regine appartenenti alla famiglia imperiale. Ma l'unione matrimoniale aveva anche una notevole rilevanza nel quadro del più ampio scenario politico-diplomatico europeo. Innanzitutto serviva agli stessi Asburgo a rafforzare l'alleanza contro la Francia e tanto più con un uomo d'armi e d'azione come era Ladislao IV, che guidava una potenza temibile sul piano militare, era a capo di un vastissimo territorio, inoltre era il legittimo erede del trono di Svezia e nel 1610 era stato eletto zar di Russia, anche se con un incarico più formale che effettivo, e fino al 1634 aveva detenuto il titolo di Granduca di Moscovia.
coraggio e attitudine al comando che caratterizzavano le azioni politiche e militari di Ladislao e che sono esibiti nel ritratto equestre attribuito a Rubens, datato intorno al 1624, quindi coevo al viaggio, anzi probabilmente realizzato durante il Grand Tour, in cui il principe assume e riprende la posa di un analogo ritratto che Rubens stesso aveva fatto del padre Sigismondo III. Ma mentre Sigismondo viene raffigurato su uno sfondo campestre in fondo sereno e che allude alla pace del suo regno, in quella del principe Ladislao domina una scena di guerra. L'assedio della città di Cocim, conquistata nel 1621, quindi 3 anni prima, durante l'omonima battaglia contro l'esercito ottomano. Alla luce di quanto abbiamo detto, la posizione di Ladislao è apparentemente molto solida. In realtà sappiamo che non fu così, aveva una posizione molto fragile sia sul fronte interno che sul palcoscenico internazionale. Infatti, dopo che nel 1569 la Dieta di Lublino aveva sancito l'unione del Regno di Polonia con il Granducato di Lituania, la monarchia era passata da ereditaria ad elettiva, di fatto indebolendo sotto certi aspetti la monarchia stessa. Peraltro l'accordo tra le due potenze, che si era reso necessario dalla pericolosa posizione della Lituania nelle guerre contro la Russia, aveva dato vita alla più estesa realtà statale d'Europa, anche se Sigismondo II Augusto Jagellone, firmatario del patto, non era stato in grado né di dotarla di un sistema politico efficiente né di rafforzarla di rafforzare il ruolo della monarchia all'interno del paese. L'alleanza con l'impero e il suo riconoscimento nel novero delle maggiori monarchie europee, confermati proprio dal matrimonio con la figlia dell'imperatore, in qualche modo legittimavano dunque la posizione di Ladislao sia di fronte a possibili avversari interni sia nel palcoscenico internazionale ed europeo. La ormai solida alleanza tra i Vasa e gli Asburgo rispondeva anche alle speranze del mondo cattolico, per il quale era vitale trovare un fedele e potente alleato sia nella lotta contro i turchi che in quella contro i protestanti. L'importanza del passaggio della Polonia al cattolicesimo della Controriforma era stata accortamente messa in evidenza, lo abbiamo già ricordato, dal monocromo fiorentino, che assume in questo contesto un ben preciso significato politico all'interno di un teatro, di una tipologia di teatro, il teatro della morte, che aveva il compito anche di trasmettere dei chiarissimi messaggi politici. Oltre alla lungimiranza appunto politica, Sigismondo aveva trasmesso al figlio Ladislao anche la passione per l'arte e per la musica. Lo dimostra il celebre dipinto di un anonimo pittore di Anversa, conservato presso le collezioni del Castello Reale di Varsavia, che raffigura lo studio di Ladislao Sigismondo Vasa con una serie di opere d'arte da lui acquistate tra il 1624 e il 1625 in occasione del Grand Tour in Europa, che toccò, lo ricordiamo, i Paesi Bassi, la Francia, l'Italia e i territori dell'impero. Gli oggetti presenti nel quadro rappresentano le tappe del viaggio e in molti casi sono chiaramente identificabili, a cominciare dai 2 ritratti del principe raffigurato sia nel dipinto a mezzo punto al centro del tavolo, sia sulla medaglia in primo piano, probabilmente realizzata da Alessandro Abbondio durante il soggiorno del principe a Vienna. Nel quadro sono presenti anche il Sileno ubriaco e la Madonna con bambino in una ghirlanda di fiori di Rubens, la riproduzione in bronzo del Ratto delle Sabine di Gian Bologna, visto probabilmente durante il soggiorno fiorentino,
Altre ne potrei elencare, ma vorrei portare la vostra attenzione sul monocromo in alto a destra, che, come è stato ipotizzato, potrebbe trattarsi di una scenografia, forse di un bozzetto preparatorio per l'ultimo atto de La Regina Sant'Orsola di Andrea Salvatori, opera in musica sontuosamente rappresentata il 28 febbraio del 1625 nel Teatro Mediceo degli Uffizi, con musiche di Marco da Galliano e balli di Agnolo Ricci, alla presenza del principe polacco. Avremo modo di accertarlo. Intanto però teniamo presente che l'esaltazione di Ladislao Vasa come difensore della fede cattolica è uno dei temi che ricorre più e più volte durante il suo Grand Tour, a cominciare dalla tappa di Bruxelles, dove i festeggiamenti, non a caso, vennero quasi interamente affidati al locale collegio dei Gesuiti. Anche in questo caso un messaggio politico trasmesso attraverso il teatro, un messaggio politico chiarissimo. Una sola eccezione durante la tappa di Bruxelles, durante le feste a Bruxelles, fu il balletto Diana Trionfante, voluto e organizzato dall'infanta Isabella Clara Eugenia d'Asburgo, principessa sovrana dei Paesi Bassi spagnoli e arciduchessa d'Austria a seguito del matrimonio con Alberto VII d'Asburgo, dunque parente per linea materna di Ladislao. Un dato da non sottovalutare. A un'attenta lettura, infatti, il viaggio europeo, condotto in incognito, lo ricordiamo, dal principe sotto falso nome, si rivela un consapevole percorso di riappropriazione della tradizione spettacolare del ramo familiare materno. Una tradizione spettacolare in cui il balletto di corte aveva un ruolo di rilievo come strumento di comunicazione ideale per esibire e palesare la propria autorità, ma anche come mezzo per creare quel consenso politico di cui il principe polacco aveva tanto bisogno. Il ruolo del balletto, in questo senso, il ruolo politico del balletto, Ladislao lo aveva già in parte intuito assistendo agli spettacoli organizzati per la corte dalla madre e dalla zia matrigna, ma furono proprio gli anni 1624-1625 e la diretta conoscenza delle prassi spettacolari italiane a segnare l'adozione da parte di Ladislao di quel modello culturale e spettacolare già fortemente consolidato nell'Occidente europeo. Ma vi dicevo, riappropriazione della dimensione familiare per linea materna, ma anche esaltazione del suo ruolo come difensore della fede. Un aspetto che diventa molto evidente nella tappa capitolina del viaggio, dove il principe, seppur in incognito, venne attentamente e sapientemente omaggiato da Papa Urbano VIII Barberini e dalle altre grandi famiglie romane, con manifestazioni elogiative e promozionali che comprendevano anche la rappresentazione della vittoria del principe Ladislao in Valachia di Giovanni Ciampoli, con musiche ormai perdute di Giovanni Girolamo Kasberg, eseguite, sappiamo da alcune fonti, con un ensemble numerosissimo di 72 musici migliori di tutta Italia, in cui e all'interno della cantata venivano celebrate le nobili ed eroiche azioni del medesimo principe operate contro i turchi. Quindi un messaggio chiaro, trasmesso attraverso lo spettacolo, che fu ulteriormente sottolineato e ribadito nella successiva tappa italiana a Napoli, dove Ladislao soggiornò tra l'8 e il 13 gennaio. Qui fu ospite del viceré Don Antonio Alvarez di Toledo, quinto duca di Alba, che commissionò una serie di spettacoli, certo volti a conquistare il giovane principe, a destarne l'interesse,
ma anche a solleticare in qualche modo quello che era il suo carattere. Si trattò infatti principalmente di giostre e di tornei, una tipologia spettacolare adatta a celebrare le virtù guerresche di Ladislao, adatta anche ad esaltare le sue vittorie contro i turchi e ad auspicare future vittorie contro gli infedeli. Uno di questi spettacoli fu preceduto da un'esibizione di Adriana Basile, detta la Bella Adriana, accompagnata dai suoi figli. L'esibizione della cantante fu molto apprezzata da Ladislao, che durante tutto il viaggio in Italia mostrò un particolare interesse per il canto femminile. A suscitarlo furono sia le esibizioni delle monache a cui ebbe occasione di assistere, monache dotate di voci affascinanti e ai cui concerti partecipò soprattutto durante le varie tappe nel nord Italia e a Venezia, ma anche assistette anche alle esibizioni di celebri cantanti come Settima Caccini, che ebbe modo di ascoltare a Parma, o l'appena citata Adriana Basile, che si esibì appunto a Napoli. La sua esibizione fu seguita da un torneo di fanteria, i cui combattenti indossavano magnifiche armature e disposti a coppie in una lunga fila marciavano al ritmo di tamburi e di strumenti affiati. Salutarono poi il viceré con le lance alzate e si iniziarono un combattimento con uno scontro uno contro uno. Lo spettacolo si concluse con la consegna al vincitore di un anello offerto da una delle dame sedute tra il pubblico, ma la cosa che più interessò il principe Ladislao fu certo il torneo a cui non era abituato, una forma di spettacolo a cui non era abituato ad assistere, ma soprattutto gli splendidi cavalli, di cui era un forte appassionato, tanto da riuscire ad ottenerne in dono 10 esemplari. Notizia che venne prontamente comunicata alla corte fiorentina, dove il principe si sarebbe recato subito dopo il soggiorno napoletano. Ladislao arrivò a Firenze verso la fine del gennaio del 1625, rimase per buona parte del mese di febbraio, omaggiato dalla corte e dalle principali famiglie legate ai Medici, che organizzarono tutta una serie di intrattenimenti. Anzi si può dire che fu proprio la corte medicea nel 1625 ad approntare il più ricco programma di divertimenti per la visita di Ladislao in Italia. Divertimenti progettati nel contempo come una dichiarazione degli orientamenti politici della reggenza congiunta di Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Austria, ma anche di adesione agli orientamenti politici e devozionali provenienti dalla corte papale. Uno degli spettacoli che va proprio letto in chiave politica è la barriera alla precedenza delle dame, che di fatto rispecchiava attraverso lo spettacolo cavalleresco la particolare situazione politica della città, che dopo la morte di Cosimo II e data la giovane età di Ferdinando II dei Medici, era in quel momento governata dall'arciduchessa Maria Maddalena d'Austria, lo ricordiamo, zia di Ladislao, e dalla Granduchessa Cristina di Lorena, più orientata verso la fazione francese e in una dualità di poteri che di fatto erano non di rado in conflitto tra di loro. L'opera principale nell'ambito di questi intrattenimenti fu però la già ricordata Regina Sant'Orsola di Andrea Salvatori, un drammaturgo di formazione gesuitica
tornano i gesuiti che già abbiamo incontrato a Bruxelles e che in qualche modo accompagnano il principe nelle varie tappe del suo viaggio, e un'opera in musica che venne commissionata da Maria Maddalena, patrocinatrice di praticamente tutte le manifestazioni spettacolari indette per l'arrivo del nipote acquisito, in un gioco di reciproche autoesaltazioni. È importante tenere presente questo aspetto, perché se da una parte il percorso di Ladislao di riappropriazione dell'eredità spettacolare e culturale materna legittimava il suo ruolo come re di Polonia, dall'altra per Maria Maddalena d'Austria sottolineare ed esaltare la parentela con il giovane principe accresceva la sua importanza all'interno della corte. Costantemente al suo fianco il cognato Giovancarlo dei Medici, che la coadiuvò nell'organizzazione e presiedette assieme a lei tutti gli eventi festivi, comprese peraltro le prove per l'approntamento del melodramma. Anche le manifestazioni apparentemente collaterali vennero realizzate per iniziativa dell'arciduchessa e del cardinale, attraverso la precisa sottolineatura del loro patronato sul ciclo festivo, una sottolineatura che doveva accentuare il peso della componente austriaca nel teatro della Reggenza a discapito invece della componente francese. Non è un caso dunque se alcune di queste rappresentazioni e alcuni di questi spettacoli ebbero luogo nelle residenze private di Maria Maddalena e di Giovancarlo. In primis la Villa Imperiale, da poco restaurata da Giulio Parigi, che si raffigura come il vero dramaturg di tutto il ciclo di spettacoli, Villa Imperiale che venne utilizzata per il balletto La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina di Ferdinando Saracinelli e di un'altra grande virtuosa italiana dell'epoca, Francesca Caccini, musicista e compositrice, che lavorò a questo spettacolo, La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, ispirato ai canti sesto e settimo dell'Orlando Furioso. Si trattava di una sorta di opera balletto equestre che, con una complessa azione drammaturgico-musicale, recuperava intenzionalmente il celebrissimo torneo a soggetto L'Isola Beata, organizzato a Ferrara nel 1569 in occasione dell'arciduca Carlo d'Austria, futuro padre di Maria Maddalena, e quindi di nuovo torna quell'esaltazione dinastica e familiare. La commissione dell'arciduchessa aveva un significato di rievocazione biografica, una rievocazione biografica intenzionale, un atto di omaggio all'illustre ospite, ma perfettamente in linea con la politica filo-asburgica sostenuta dalla vedova del Granduca Cosimo II. Tra l'altro le cinque incisioni di Alfonso Parigi che corredano il libretto documentano visivamente il teatro ligneo temporaneo costruito nel cortile del palazzo, con le gradinate disposte sotto le logge, e riportano i cambi di scena, resi possibili ancora una volta dalle macchine di Giulio Parigi, ma soprattutto quelle incisioni mettono in luce il conclusivo balletto a cavalli. La loro lettura suggerisce l'intenzione di Saracinelli di compiere un'attenta operazione di glossatura, di significato semantico, indirizzato a un pubblico che ben conosceva e apprezzava la fonte di riferimento, ovvero l'Orlando Furioso dell'Orfeo, ma anche la sua ripresa, il suo adattamento nel 1569 a Ferrara.
La memoria dello spettacolo acquista peraltro sfaccettature ancora più significative se si considera la partecipazione di Francesca Caccini, figlia di Giulio, che insieme allo Striggio aveva creato nella corte fiorentina di Maria Maddalena un concerto di donne sullo stile di quello ferrarese. Altrettanto emblematica la scelta del luogo teatrale, ovvero l'antica Villa Baroncelli, che era stata elevata da pochissimo tempo da residenza privata di Maria Maddalena a Villa Imperiale. Maria Maddalena vi aveva di fatto stanziato una sorta di corte parallela a quella di Palazzo Pitti, una corte in cui venivano educati i giovani principi. Quindi un significato, un'educazione dei giovani principi che era volta a tramandare la tradizione politica e spettacolare, la tradizione culturale di stampo austriaco. Un decreto granducale del maggio 1624, quindi di pochi mesi prima, che precedeva di pochi mesi l'arrivo del principe a Firenze, aveva trasformato l'antica denominazione della villa, di Villa Baroncelli, in quella ben più evocativa di Villa Imperiale. Peraltro, se solo qualche tempo prima la villa non era stata predisposta per accogliere eventi spettacolari di grande portata, Giulio Parigi si affrettò in un'operazione di restauro che, tanto che nel febbraio del 1625 la villa fu in grado di ospitare manifestazioni complesse e ricche come il balletto di Saracinelli e Caccini. Il palazzo, ricostruito da Parigi con il fasto di una scenografia teatrale, entrò peraltro nell'immaginario spettacolare fiorentino contemporaneo come uno dei luoghi simbolo della spettacolarità medicea del Seicento. Diversa la situazione della precedenza delle dame, che fu rappresentata nel casino di Mediceo del cardinale Giovancarlo dei Medici, una residenza quindi di una dimensione in qualche modo più contenuta. Lo spettacolo fu rappresentato con musiche di Jacopo Peri e scene di Giulio Parigi, con l'intervento di alcuni nobili fiorentini, tra cui i tre principi Medici, Giovancarlo, che interpretò il ruolo del protagonista, Leopoldo e Francesco, affiancati da cantanti professionisti. Il libretto celebrativo è uno dei rari documenti che attestano la vita performativa del Casino Mediceo nei primi anni della gestione del cardinale e ha però una caratteristica: non tiene conto, a differenza delle altre descrizioni, non tiene conto di molti dettagli che riguardano lo spettacolo, non trasmette, non tramanda molti dei dettagli che riguardano lo spettacolo e neppure l'apparato, l'approntamento del salone grande del casino in cui lo spettacolo si svolse. La mancanza della parte descrittiva della precedenza delle dame fu probabilmente determinata dal fatto che esso non presentò grosse novità rispetto ad altre realizzazioni del genere performativo delle barriere, che erano ormai consuete per gli spettatori fiorentini degli anni 20 del Seicento, ma fu probabilmente molto gradito al principe Ladislao, amante degli spettacoli e delle discipline cavalleresche e desideroso in fondo di gustare un tipo di intrattenimento che a Varsavia non era così consueto e che difficilmente si sarebbe potuto importare. Richiedeva infatti comunque delle competenze specifiche sul balletto a cavallo e sulla gestione della dimensione equestre
che non erano così facili da trasportare se non nei paesi in cui non avevano una forte tradizione di questo tipo. Ben più impegnativa la messa in scena della regina Sant'Orsola e ben più impegnativi i mezzi impiegati per la sua rappresentazione. Vale la pena di soffermarsi sullo spettacolo per il cui allestimento venne chiamato il signor Giulio Parigi, ingegnere di Loro Altezze Serenissime, e da lui impostogli le prospettive, le nuvole e le macchine. Così un documento coevo. Lo scenografo, adeguandosi a quelle che erano le disponibilità delle macchine di cui era dotato il Teatro Mediceo degli Uffizi, e adattandosi a quelle che erano le esigenze del libretto scritto da Salvatori, decise di rappresentare simultaneamente l'accampamento degli infedeli e le mura della città cristiana. Una scelta che si appunto assecondava quella drammaturgia di macchine che era da tempo uno dei tratti caratterizzanti della spettacolarità medicea, che prevedeva il sapiente riuso di un patrimonio scenotecnico a questa altezza cronologica ormai sapientemente collaudato, aveva però anche una novità, ovvero quella proprio di rappresentare simultaneamente due scene diverse. Ma ben più interessante e in un certo qual modo ben più formativo per le competenze teatrali e spettacolari del principe, proprio questa prassi del riuso del patrimonio teatrale. Nel corso dell'opera venne infatti riproposta la città di Dite Inferno. La scena si rappresenta appresso le mura di Colonia Agrippina. Vedesi da una parte un tempio con l'idolo di Marte e dall'altra un bastione che si sporge in fuora dal resto delle mura. Nella lontananza apparisce la città di Colonia, il fiume Reno e più oltre la campagna dove sono attendati gli Unni. Appresi nella prima scena dell'atto primo una voragine dove si vede in un lago di fiamme seder Lucifero sopra un'idra e fatto il concilio dei demoni contro Sant'Orsola si riserra. Il coro principale che divide gli atti è di cristiani inglesi prigionieri degli Unni. Dalla descrizione e dall'incisione che l'accompagna è subito intuibile il rimando all'inferno che Bernardo Buontalenti aveva messo in scena nel 1589 nel medesimo Teatro degli Uffizi in occasione delle nozze di Ferdinando dei Medici con Cristina di Lorena. Nuovamente nell'ultimo atto, dopo la distruzione del Tempio di Marte, Sant'Orsola e il Coro delle Vergini compaiono su delle tradizionali macchine nuvole, anche in questo caso, come dicevo, una chiara eco buontalentiana. In un raffronto con le incisioni che illustrano il libretto, risulta chiaro che la Grisal che si intravede nella Wunderkammer del castello di Varsavia sembra riprendere un particolare del tempio raffigurato nella scena finale con il trionfo di Sant'Orsola in cielo e con il ballo dei romani vincitori. Il momento che rappresenta il culmine dello spettacolo e che può dunque essere attribuita all'episodio affidato a Giulio Parigi. Le analogie con il tempio sulla destra sono evidenti, anche se nel dipinto l'arco risulta decorato con inserti quali il bucranio, che rimandano all'antico, ma che rimandano anche a suggestioni che potrebbero essere derivate a Ladislao IV da una successiva tappa del suo viaggio, ovvero la tappa all'interno dello straordinario e bellissimo Teatro Olimpico di Vicenza, costruito dal Palladio, progettato da Andrea Palladio nel 1580, portato avanti dal figlio Silla e da Vincenzo Scamozzi e inaugurato nel 1585 con la messa in scena dell'Edipo tiranno di Sofocle nella traduzione di Giustiniano Giustiniani.
quel teatro denso di significati simbolici e politici, denso di messaggi simbolici e politici, visitato da Ladislao durante il Grand Tour, in una tappa di poco successiva a quella fiorentina. In particolare la vittoria priva di ali che regge un lauro ed è adagiata sull'archinvolto richiama quella affine, in questo caso alata, presente sull'arco della Janua Regia del Teatro Palladiano. Nel quadro di Ladislao la mancanza delle ali è un inequivocabile segno di vittoria duratura, quindi un omaggio, un ulteriore omaggio al principe che ben si confaceva a colui che si voleva esaltare e omaggiare come vincitore di battaglie, come abile condottiero e in particolare di cui si voleva ricordare la fama imperitura ottenuta nel 1621 dopo la già ricordata battaglia di Cocim, a seguito della quale si era guadagnato l'appellativo proprio di difensore della fede. Anche la posizione della Grisal all'interno del quadro, in linea con la riproduzione in bronzo del ratto delle Sabine, non sembra casuale e anzi sembra proprio confermare l'origine fiorentina del monocromo e della scultura. La decisione di omaggiare il principe polacco con un particolare tratto dall'ultimo atto della Regina Sant'Orsola, oltre a evidenziare il profondo messaggio politico insito nell'opera in musica, risponde anche alla passione di Ladislao per lo spettacolo, per spettacoli di questo tipo. Una passione affinata proprio durante il viaggio in Italia. Peraltro l'opera di Salvatori, la Regina Sant'Orsola, aveva inaugurato un nuovo filone del melodramma, il filone del melodramma di soggetto sacro, e incontrò particolarmente i gusti del Vasa, che nel 1637, in occasione delle sue nozze con l'archiduchessa Cecilia Renata d'Asburgo, figlia dell'imperatore Ferdinando II, ben memore dell'esperienza fiorentina, farà mettere in scena nel Teatro del Castello Reale di Varsavia un dramma per musica di argomento agiografico, ovvero la Santa Cecilia di Virgilio Puccitelli, con una chiara identificazione onomastica in onore della sposa. Rientrato in patria, Ladislao, sempre più deciso ad allineare la corte polacca alle pratiche spettacolari autoelogiative confermate nel suo tour, promosse attivamente la vita spettacolare a corte. Promosse e finanziò l'attività dei teatri di Varsavia e di Vilna e fece di fatto della Polonia il primo paese europeo in grado di competere con l'Italia nella produzione di opere in musica. Purtroppo la brevità di questa esperienza, la poca conoscenza di questa straordinaria, per quanto breve, esperienza, ancora oggi non consente di dare al Teatro dei Vasa e al Teatrino di Corte di Varsavia il giusto ruolo all'interno della storia dello spettacolo europeo. Tra l'altro il primo episodio di rilievo ricordato dalla storiografia per quanto riguarda lo spettacolo promosso da Ladislao è la messa in scena nel 1628 a Varsavia di una favora pastorale, Galatea, spettacolo di cui messa in scena di cui venne prontamente informato il cardinale Francesco Barberini, nipote di Papa Barberini, molto attento a tutto ciò che succedeva nel mondo spettacolare europeo, perché ben conscio dell'importanza politica di queste messe in scena, viene dunque prontamente informato dal nunzio papale alla corte di Polonia con una lettera che conferma
il ruolo chiave delle maestranze italiche nella nascita del teatro musicale polacco, ma conferma anche l'importanza del Grand Tour del 24-25 come base, come esperienza su cui poi Ladislao costruirà tutta la sua politica spettacolare successiva. Nella lettera si dice che il serenissimo principe Ladislao fece settimana passata rappresentare in musica la favola piscatoria di Galatea, con intermedi apparenti, macchine e cose simili, avendo a questo effetto condotto in Polonia un ingegnere mantovano. Vintemverranno maestà e serenissimi principi con molto loro gusto e maggior dei polacchi per essere a loro cosa peregrina. Tra le macchine realizzate per l'occasione merita nel contesto del nostro discorso una menzione particolare, quella dell'atto finale, richiesta esplicitamente da Ladislao, che vuole che venga utilizzata, una macchina che consentiva la discesa su una macchina mundi di filiera bontalentiana, la discesa della personificazione dell'eternità mentre elencava i nomi delle terre sotto il dominio del padre Sigismondo III. È dunque chiaro sia la ripresa della macchineria di impronta fiorentina, sia la ripresa dell'utilizzo del teatro come mezzo di autopromozione e propaganda. L'accorta politica proprio di propaganda che Vasa pose a fondamento dell'ideologia dinastica, della trasmissione e dell'esposizione del potere, modellata sull'esempio mediceo, fu messa pienamente in pratica una volta diventato re nel 1632. Con le sue nozze imperiali con Cecilia Renata d'Austria, il balletto all'italiana da cui siamo partiti divenne una delle forme spettacolari privilegiate della corte. Già durante i festeggiamenti la messa in scena della Prigion d'amore, danzata dalle dame della corte guidata dall'infanta di Polonia e di Svezia, precedette quella dell'opera in musica Santa Cecilia e anticipò al pubblico alcune delle macchine che sarebbero poi state utilizzate nel successivo allestimento. Il balletto si svolse in uno spazio che non è ancora stato identificato, il teatro non era ancora pronto e il teatro costruito dall'Occi non era ancora pronto, verrà poi inaugurato con l'opera in musica La Santa Cecilia, e il balletto fu introdotto dall'arrivo di una macchina semovente a forma di torre che nascondeva al suo interno un giardino. Comparve nella gran sala del Real Convito una torre che, rappresentando la prigion d'amore, quale con non veduto moto si portò per tutto il tratto di quella, videsi nelle cime di essa l'istesso amore, che volendo rimostrare altrui quale fusse, la fe aprire, trovandosi all'interno essere un delizioso giardino, dal quale uscendo Venere sua madre, che presa a cantarne le lodi, al fine invitando al ballo una schiera di dame, fu intrecciato un vago balletto e fu guidato dalla serenissima infanta di Polonia. Non sappiamo chi fu la cantante che interpretò la parte di Venere, ma è molto probabile che si trattasse di Margherita Basile Cattaneo, sorella di Adriana, quella Adriana che Ladislao aveva ascoltato in occasione del soggiorno napoletano. Margherita, lei stessa famosa cantante al pari della sorella, interprete anche del ruolo del titolo della Santa Cecilia, che dopo una brillante carriera in Italia, prima nei teatri di Roma, di Firenze e di Bologna, poi al servizio della corte di Mantova dal 1615 e a Vienna a partire dal 1630, dove era arrivata per i preparativi delle nozze di Ferdinando III con l'infanta Marianna di Spagna, corte di Vienna dove rimase tra il 1630 e il 1637, fino a trasferirsi proprio alla corte di Ladislao Vasa, anche in questo caso con un filone non solo di apprezzamento delle doti canore delle virtuose italiane, che aveva conosciuto, che aveva avuto modo di sperimentare in occasione del soggiorno del 24-25, ma anche con un recupero, anche in questo caso, di una tradizione familiare materna molto forte, si scelse appunto la cantante Margherita Basile Cattaneo.
la quale l'anno successivo interpreterà il ruolo di Africa nell'esotico balletto L'Africa supplicante, nel cui libretto viene indicata come cantatrice della Maestà della Regina. Il balletto, quindi indicando in un certo qual modo un'assunzione stabile presso la corte dei Vasa. Il balletto fu danzato il 14 febbraio 1638 in occasione del Carnevale e fu una delle più spettacolari rappresentazioni mai viste sul palcoscenico di corte. Dopo la caduta del sipario comparve al centro del palcoscenico, sullo sfondo di un vasto paesaggio boschereccio, un elefante di dimensioni notevoli, circa 2 metri di lunghezza per 1 di altezza, che portava sul dorso la personificazione dell'Africa con una maschera nera sul volto. E le fonti ci dicono che ridotta che si fu la maestà del re col serenissimo principe Carlo, il nunzio apostolico, senatori e altri signori della corte nella sala del teatro, ad un segno di sinfonia che con diversi strumenti si diede, volò il primo antiscenio e indi a poco il secondo, che era d'ormesimo di colore, un telo aranciato, l'altro bianco. Rimesso a questo, la scena in aspetto di boscareccia campagna, mostrando l'ultimo suo prospetto tutto vago e delizioso. Nel mezzo di essa si vide un elefante di lunghezza di 5 braccia e 2,5 di grossezza, e sopra ad esso assisa una donna rappresentante l'Africa col volto negro e abito dorato, alla quale faceva corte un coro de figli mori, che dai lati divisi gli stavano, quale principiante le sinfonie, e l'elefante, girata la testa più volte dall'uno e dall'altro lato, e la proboscite in diversi modi piegato al fine a terra, l'uno e l'altro ginocchio adorò la maestà del re e indi, in atto di riverente apparenza, cominciò l'Africa a cantare quanto segue. E segue il testo poi dello spettacolo. Il brano che infatti ho appena letto è tratto dal libretto che venne pubblicato per accompagnare il balletto. I sovrani poco dopo si unirono alla danza come ballerini d'eccezione. Abbiamo detto l'importanza della danza di corte nella tradizione spettacolare europea occidentale e quindi anche alla corte dei Vasa, e furono i 2 sovrani i protagonisti di un ballo che, pensato come passatempo per il carnevale, rispondeva da una parte al diffuso gusto per l'esotico, l'Africa appunto, favorito anche dalla passione e dall'interesse provocato dalle descrizioni, ancora una volta dei gesuiti, che sono tornate più volte nel corso del nostro incontro di oggi, quell'interesse scatenato, come dicevo, dalle descrizioni sulle missioni lontane, e messo di fatto in scena. Messo in scena più e più volte nei vari spettacoli di corte europeo, tra cui alcuni degli spettacoli fiorentini. Ne è un esempio la nave di Amerigo Vespucci, realizzata per il 4° intermedio del Giudizio di Paride, andato in scena a Firenze nel 1608. Uno spettacolo che certo, un intermedio che certo rispondeva al gusto per l'esotico, ma dove non mancavano allusioni di carattere politico. Momento privilegiato, come dicevamo, tra le attività ludiche della corte, il balletto infatti consisteva, oltre e più nel divertimento, aveva il compito di trasmettere un'idea, di trasmettere un messaggio, una trasmissione fatta attraverso il linguaggio specifico di una forma spettacolare che prevedeva il diretto coinvolgimento dei regnanti. Nel balletto del 1638 alla corte dei Vasa, Ladislao viene più volte chiamato in causa ed esortato a punire l'empio ottomano. È proprio la citazione del libretto, quell'empio ottomano che aveva soggiogato l'Africa e che stava di nuovo minacciando i confini orientali della Polonia. L'omaggio al re iniziava dunque ancora prima dello spettacolo. Iniziava già
nella presenza di un doppio sipario, attestata da quel passo che vi ho appena letto, volò il primo antiscenio e India poco il secondo, realizzato con i colori araltici della Confederazione Polacco-Lituana, che era dormesino di colore un telo aranciato, l'altro bianco, e quindi ovviamente il rimando alla potenza politica della Confederazione Polacco-Lituana, all'importanza strategica della Confederazione Polacco-Lituana e quindi di Ladislao IV negli equilibri tra Oriente e Occidente, e il suo ruolo attivo nella difesa contro i turchi, confermato ed esaltato proprio attraverso lo spettacolo e attraverso il balletto di corte. Quel balletto dove, concluso il canto, ci fu un cambio di scena e sul palcoscenico comparvero 10 dame ballatrici con maschere ancora una volta nere sul volto e con torce accese in mano. Terminato il ballo, la regina invitò il re a unirsi alle danze con un passo che rimanda ancora una volta a una prassi allestitoria di impronta fiorentina. Il passo è un po' lungo, ma vale la pena di leggerlo, e recita: a queste parole, ma voi belle figlie mie, apertasi la prospettiva della scena, si vide per essa in più aperta campagna l'ultimo suo orizzonte, che rappresentò alla vista quanto di vago e dilettevole si poté scorgere, e si videro 10 dame ballatrici more, che invitate al ballo da Africa a passo grave, con una torcia ciascuno in mano, scesero dal teatro per 2 scale locate dalle pareti della sala, dove diedero principio al balletto, che riuscì non men vago che intrecciato per la varietà delle figure, con le quali era tessuto, accompagnato particolarmente dall'abito che fu di raso negro guernito alla spagnola con lama dorata e riportata a spina, e ornato il restante a fiori altresì d'oro, con un girello alla cintura dell'istesso guarnimento, che calando con le sue faldiglie e ricoprendo la parte non guernita, rendeva non men ricco che vagamente barbaro l'abbigliamento, quale veniva insieme accompagnato da un ricco svolazzo d'un velo d'oro, che cadeva loro dalla testa, che di meravigliosa vista e diletto riusciva agli spettanti. Terminato finalmente il ballo, la maestà della regina, invitato alla danza il re, e fattoli stesso la serenissima principessa che la seguì, accompagnata in quell'azione e dal rimanente delle dame e cavalieri della corte per più ore, restando sempre esposto l'elefante alla vista di tutti, che col moto della testa, dei piedi, della proboscite e col barrito si mostrava non altrimenti che vivo fosse. Indi, con altro vago balletto, ritiratesi al fine le dame per l'istessa via, onde se vennero nel teatro, fu chiusa la festa di quella sera con applauso universale di tutta la corte. L'Africa fu rappresentata dalla signora Margherita Cattanea, cantatrice della Maestà della Regina, la quale, con l'arte e con lo spirito che diede alla musica, non lasciò che desiderare in questa parte a chi ne fosse spettatore. Come vi dicevo, quella descritta è proprio una prassi allestitoria di impronta fiorentina. L'utilizzo unitario dello spazio del palcoscenico come della platea richiama quella della veglia alla liberazione di Tirreno e di Arnea, dello stesso Salvatori, che fu messa in scena il 6 febbraio del 1617 per le nozze di Caterina dei Medici, sorella del Granduca Cosimo II, con Ferdinando Gonzaga, al già trovato Teatro degli Uffizi. Scene, anche in quel caso, di Giulio Parigi, coreografie, anche in quel caso, di Agnolo Ricci, musiche, anche in quel caso, di Marco da Galliano, indicando quindi un affiatatissimo e affermatissimo, una squadra affiatatissima e affermatissima di professionisti dello spettacolo abituati a lavorare insieme e con ciascuno con delle proprie competenze, cosa che verrà anche in questo caso simulata e riproposta da Ladislao alla corte di Varsavia, con la presenza di Puccitelli e di Locci.
Ladislao, peraltro, era sicuramente venuto a conoscenza dello spettacolo del 1617 in occasione del soggiorno fiorentino del 24-25 e è molto probabile che in quell'occasione ebbe anche l'opportunità di ammirare le incisioni di Callot che tramandano lo spettacolo e di cui qui vi propongo una breve selezione. Non è difficile immaginare il fascino esercitato su di lui da quell'incisione che raffigurava il primo intermedio, in cui l'artista affronta in maniera sperimentale e secondo i modi della riproduzione artigianale un problema tra i fondamentali del teatro all'italiano, quello della cosiddetta quarta parete, e fornisce dettagliati ragguagli sull'assetto dello spazio, evidentemente considerato come un insieme unico. Tanto che, secondo il cronista dello spettacolo Giuseppe Casato, che della festa medicea fu un attendibile testimone, i sovrani guardarono la danza dal limitare del semicerchio dell'udienza prima di entrare essi stessi in azione, immersi nella rappresentazione di cui facevano parte, parimenti a quello che successe alla corte dei Vasa. Siamo di fronte di fatto al punto più alto e più serio di quella riflessione sul teatro, su quella riflessione sperimentale sul teatro portata avanti dalla corte medicea e adottata anche dai Vasa, che peraltro 10 anni dopo lo riproporrà. Lo riproporrà costantemente in una conferma, in una definitiva conferma della piena aderenza della cultura di Ladislao IV alla spettacolarità di matrice fiorentina, che un'adesione che rende sempre più necessaria una miglior conoscenza dello spettacolo, degli eventi teatrali e spettacolari, dell'assunzione del modello performativo italiano nell'immenso territorio governato dai Vasa e riassegnando, come ho già avuto occasione di dire, riassegnando alla Polonia quel ruolo centrale che la fece almeno fino alla metà del XVIII secolo uno dei protagonisti della vita culturale non solo dei paesi del nord. Vi ringrazio.